Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. 10ª puntata. La seconda guerra d'indipendenza. Il pomeriggio del 10 maggio 1859, in Austria, iniziarono a levarsi al cielo i Te Deum di ringraziamento per la caduta di Torino. L'illusione durò giusto qualche ora. A cadere era stato Trino, un paesino del Vercellese, e non la capitale del regno. La guerra era appena iniziata. I primi giorni furono i più rischiosi per il regno di Sardegna. L'esercito sardo contava circa 60.000 uomini, decisamente pochi rispetto ai 100.000 promessi da Cavour, e non era ancora affiancato da quello francese. L'armata austriaca aveva 150.000 soldati, ma era guidata dal tronfio e risoluto maresciallo Giulai, che non seppe sfruttare il vantaggio iniziale. Invece di puntare direttamente su Torino, marciò su e giù nella pianura padana, dando tempo ai piemontesi di organizzarsi. I francesi rispettarono i patti e nell'arco di qualche settimana portarono oltre 100.000 soldati al fronte. Durante il mese di maggio, nella zona dei laghi della Lombardia del Nord, Garibaldi comandava i cacciatori delle Alpi, una brigata di alcune migliaia di volontari che costituivano la parte più piccola dell'esercito franco-piemontese. Il loro incarico principale, come ha scritto Piero Pieri, era quello di penetrare nel territorio da liberarsi per eccitare il sentimento patriottico delle popolazioni, mostrando all'Europa che la guerra era veramente di liberazione e per provocare l'afflusso di nuovi volontari. Pur privi, almeno inizialmente, di cannoni e con sole 50 guide a cavallo, i cacciatori riuscirono a occupare Varese e Como e a vincere la battaglia di San Fermo. Il contingente francese, comandato da Napoleone III e affiancato dai sardo-piemontesi, vinse la battaglia di Magenta il 4 giugno e occupò Milano. Il 24 giugno avvenne lo scontro decisivo. Mentre a Solferino i francesi conseguivano una netta vittoria, l'esercito sardo stava combattendo nella zona di San Martino, pochi chilometri distante. Benché una lunga tradizione storiografica abbia parlato di vittoria, lo storico Roberto Martucci ha dimostrato, fonti alla mano, che per l'esercito piemontese lo scontro fu sostanzialmente una sconfitta. Vittorio Emanuele II, a cui il Parlamento aveva affidato la suprema guida dell'esercito, anziché individuare un'altura da cui condurre con cognizione di causa la battaglia, preferì correre a cavallo da un punto all'altro del fronte per incoraggiare i soldati. Gli austriaci, guidati dal maresciallo Benedek, respinsero agevolmente gli scordinati attacchi piemontesi e liberarono la collina solo quando, concluso lo scontro di Solferino, giunse loro l'ordine di ritirarsi. Come a Magenta, il mancato inseguimento del nemico in rotta rese la vittoria incompleta. Negli scontri di Solferino e San Martino combatterono più soldati, circa 225.000, che a Waterloo. Dobbiamo a Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa, un resoconto impressionante della battaglia. Austriaci alleati si schiacciano sotto i piedi, si ammazzano a vicenda sui cadaveri insanguinati, si accoppano a colpi di calcio di fucile, si sfondano il cranio, si sventrano con la sciabola o la baionetta. Non c'è più quartiere, è un macello, un combattimento di bestie feroci, furiose ed ebbre di sangue. Persino i feriti si difendono fino allo stremo. Chi non ha più le armi afferra alla gola il suo avversario e lo riduce a brandelli con i denti. Malgrado la sconfitta, l'esercito austriaco aveva ancora molti proiettili nella giberna e attendeva gli eventi ben protetto dal quadrilatero. I francesi impegnati nella zona di Solferino patirono 1.622 morti e 8.530 feriti. I piemontesi 869 morti, 3.982 feriti e 774 dispersi o prigionieri. Le perdite austriache erano state di poco superiori a quelle di piemontesi e francesi messi assieme. Considerando che morì circa la metà dei feriti e che molti tra i dispersi erano morti, è chiaro che a Solferino la guerra
aveva assunto i toni più crudeli. Quando la conquista del Veneto sembrava ormai alla portata, l'8 luglio, Napoleone III propose un armistizio agli austriaci. Ancora prima dell'alba, l'11 luglio del 1859, Francesco V di Modena stava per lasciare la sua città. In piazza d'Armi c'erano funzionari, servitori e gente comune che era accorsa per salutarlo. I suoi soldati, la brigata estense di 3.600 uomini, gli rimasero fedeli e partirono tutti con lui in Austria. Era accaduto che allo scoppio delle ostilità, e soprattutto dopo la vittoria di Magenta, la rivoluzione a lungo preparata dalla società nazionale italiana, quindi non esattamente spontanea, era esplosa in modo incruento in Toscana, a Parma e a Modena, dove furono cacciati i principi regnanti. Anche a Bologna e nelle legazioni erano avvenute delle sollevazioni e le autorità pontificie erano state allontanate. Per raggiungere il risultato, il governo di Cavour aveva utilizzato ogni mezzo, compresa la corruzione di alti ufficiali. In tutti i territori liberati, i comitati organizzati dai filo-piemontesi offrirono la corona a Vittorio Emanuele II. Per Napoleone III, quella di Solferino fu una vittoria amara. Il gran numero di francesi morti e mutilati lo aveva profondamente scosso. La sua decisione di chiedere l'armistizio ebbe, tuttavia, altre profonde ragioni. Egli si era reso conto che, impegnandosi a suscitare le ribellioni dell'Italia centrale, Cavour aveva agito in dispregio dei patti. Ormai la guerra non rispondeva più ai suoi interessi, dato che la Francia non avrebbe potuto controllare l'Italia centrale. Le spese di guerra erano state ingenti e il Piemonte non sembrava in grado di pagarle. Napoleone temeva inoltre un intervento della Prussia, che aveva mobilitato un esercito di 300.000 soldati sulla linea del Reno. Dopo aver avvisato Vittorio Emanuele II, che si disse d'accordo senza consultare Cavour, l'imperatore dei francesi incontrò Francesco Giuseppe a Villafranca, vicino a Verona, per firmare un armistizio. La Lombardia, eccetto Mantova, sarebbe stata ceduta a Napoleone, che l'avrebbe girata al Regno di Sardegna, mentre nell'Italia centrale sarebbero stati restaurati i vecchi sovrani. Non era però previsto un ricorso alla forza. Tutto pareva ridursi a un ingrandimento del Piemonte con la Lombardia, senza il naturale confine del Mincio. Vittorio Emanuele II era soddisfatto dell'estensione del suo regno, mentre Cavour ebbe un violento scatto d'ira e rassegnò le dimissioni. Secondo Max Smith, il conte avrebbe voluto continuare la guerra anche senza l'aiuto della Francia. Queste affermazioni trovano riscontro, ad esempio, nelle dichiarazioni del generale Della Rocca, capo di Stato Maggiore durante la guerra, fedelissimo di Vittorio Emanuele II. Sembra però più credibile l'interpretazione fornita da Paolo Pinto, secondo il quale Cavour non era affatto uscito di senno. Egli avrebbe suggerito a Vittorio Emanuele di ritirarsi dietro il Ticino e rifiutare il consenso all'accordo. Napoleone, dopo tutto il lavoro svolto, non avrebbe potuto lasciare la Lombardia all'Austria, ma neanche tenerla per sé, senza suscitare il risentimento di altri stati europei. Avrebbe dovuto comunque consegnarle ai piemontesi. Forse con nuove alleanze sarebbe stato ancora possibile conquistare il Veneto. Secondo Cavour, per riaffermare il carattere nazionale della guerra contro l'Austria, era necessario legare l'acquisizione della Lombardia a quella del Veneto. Dopo l'armistizio di Villafranca, Vittorio Emanuele II aveva sostituito Cavour col generale Alfonso La Marmora, molto più disponibile ad assecondare le sue decisioni. Un generale dell'esercito doveva obbedienza al re. Il sovrano era felice di essersi liberato di Cavour, dato che i rapporti tra i due si erano ormai deteriorati, da quando il conte aveva ostacolato il suo progetto di matrimonio con Rosina Vercellana, una popolana del tutto priva di cultura. Nei 6 mesi successivi il Parlamento non fu mai convocato. Come abbiamo già visto, l'armistizio di Villafranca prevedeva il rientro dei legittimi sovrani negli stati dell'Italia centrale, ma i governi provvisori filo-piemontesi,
continuavano ad opporsi. La Marmora non sapeva come risolvere la situazione e il re fu quindi costretto, nel gennaio del 1860, a richiamare Cavour. Il conte propose di cedere alla Francia la Savoia e Nizza, così da poter ottenere in cambio l'annessione della Toscana e dell'Emilia. Nel mese di marzo si tennero i plebisciti con i quali si chiedeva l'annessione al Regno di Sardegna di Emilia e Toscana. In aprile si votò per cedere alla Francia le province sarde. Per capire quanto il voto fosse libero, basta dire che a Nizza, poche settimane prima, si erano svolte le elezioni politiche ed erano stati eletti solo deputati contrari all'annessione francese della città. Nel plebiscito, invece, i voti favorevoli all'annessione della Francia furono 25.743 e appena 160 i contrari. Nella Savoia erano state stampate solo schede per il sì. Chi intendeva votare no doveva scriverlo su un foglietto. La segretezza del voto era una farsa. Nel mese precedente, con gli stessi metodi, si era proceduto all'annessione di Toscana ed Emilia. Giuseppe Garibaldi, eletto nella circoscrizione di Nizza al Parlamento di Torino, sferrò in Parlamento un attacco violentissimo contro il primo ministro, che, a suo dire, barattava uomini e popoli e che per liberare l'Italia dallo straniero la serviva a un altro straniero. Nell'aprile 1860 il Regno di Sardegna comprendeva dunque i territori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Toscana e Sardegna, mentre il Veneto era ancora austriaco. A questo punto Cavour propose al giovane re di Napoli, Francesco II, un patto per la creazione di una federazione, mediante l'espropriazione di Marche e Abruzzi allo Stato Pontificio. Ma Francesco II, incondizionatamente devoto al Papa, non poté accettare. La sua decisione sarebbe risultata fatale per la sopravvivenza del regno.